miglioriamo il nostro modo di pensare e ragionare. Facciamo in modo che anche questo dei nostri strumenti che abbiamo in dotazione in quanto esseri umani sia sempre più affinato. Frequentando i social tutti i giorni mi rendo conto che i bias mentali sono all'ordine del giorno. Cosa sono i bias mentali? Sono letteralmente errori di ragionamento e quando ti immergi un pochettino nel mondo degli esseri umani ti accorgi che c'è una ricorrenza di questi bias. Da cosa dipendono? Da tante cose. Vuoi l'abitudine a vederli usare dalle persone attorno a noi, vuoi che non ci insegnano più una sana teoria dell'argomentazione, vuoi che un po' non ci interessa neanche saperlo. Perché? Perché nella superficialità e nella leggerezza verso le quali questo mondo sta spingendo, ci stiamo abituando nemmeno più all'opinione, ma a ritenere vera la prima sensazione che ci passa, non direi per la testa, direi di più per la pancia. L'argomento di cui ti voglio parlare oggi è fondamentale e si tratta della differenza fra fatti e interpretazioni. Il fare confusione tra fatti e interpretazioni di fatto crea, una comunicazione ambigua che inevitabilmente sfocia in incomprensioni e quindi peggiorando la qualità della vita di tutte e tutti. Se arrivi alla fine di questo video ti spiegherò qualche trucchetto da mettere in pratica subito per cominciare a superare questa piccola piaga che abbiamo nel mondo di oggi. Il bias in questo caso è quando non ci rendiamo assolutamente conto che stiamo interpretando qualcosa che abbiamo davanti. Cosa vuol dire interpretare? Vuol dire aggiungerci del nostro. Questo comporta naturalmente un sacco di difficoltà di comunicazione e quindi di relazione tra le persone. E questo accade ancora di più quando entrano in gioco delle emozioni molto forti, quali ad esempio la paura. L'emozione molto forte che fa? Pone una sorta di diga e impedisce quello che è il gioco delle varie ipotesi, che è un qualcosa che suggerivo in un mio video come metodo per superare la tendenza paranoica che un po' tutte e tutti noi possiamo avere, chi prima, chi dopo, chi più, chi meno. Su questo ti consiglio di andare direttamente a vedere quel mio video che ti linko qui sopra e giù in descrizione. E qui ti vado adesso a spiegare meglio questa distinzione tra fatti e interpretazioni con anche degli esempi pratici, così ci capiamo ancora meglio. Un esempio classico, e mi è capitato tantissimo nel mio lavoro con i ragazzi, diciamo, che un pochettino vivacini lo erano di loro. Ricordo benissimo uno a un certo punto, uscendo dalla sua udienza, aveva queste persone intorno e ha iniziato a inveire contro le persone presenti, sostenendo che qualcuno di loro sarebbe stato lì a guardarlo male. Oh, io non so voi, ma nel mio ricordo di gioventù, quello del "mi hai guardato male" era il fattore scatenante delle peggiori risse. Ma sarà veramente andata così? Cioè, l'altra persona stava veramente guardando male, ovvero con uno sguardo di sfida, volendo lanciare un messaggio comunicando senza il codice verbale, ma con lo sguardo. O forse potrebbe anche essere un'altra cosa? Di fatto questo si è verificato con un amico che, trovandosi davanti a questa ragazza che l'ha osservato, lui si è girato di scatto e ha detto: "Cos'hai da guardare?" E questa, che c'è rimasta un po' così, gli ha risposto: "Oh, scusa, è che mi piacevano i tuoi pantaloni." In questo caso, qual è il fatto e qual è l'interpretazione? Il fatto è quello che potrebbe essere ripreso da una telecamera e che potrebbe mettere d'accordo tutti coloro che ne stanno osservando il filmato, ok? Quindi io sto camminando per la strada, fatto, incrocio una persona, fatto,
La persona mi guarda. Fatto stop. Il come mi guarda potrebbe rientrare nel campo delle interpretazioni. Quando io dico quella persona mi ha guardato male, era il caso del mio amico, lui era convinto, aveva reagito proprio in maniera molto brusca che questa ragazza l'avesse guardato male. A questa ragazza però invece era interessata a quei pantaloni che onestamente ricordo erano dei pantaloni molto particolari e di fatto piuttosto bellini. E quindi il mi ha guardato male diventa un'aggiunta che si fa. Per quale motivo? Solitamente qui entra in ballo un automatismo. Qualcosa di noi che non è stato risolto oppure qualcosa che siamo abituati già a vivere e che quindi riversiamo per dare un significato e un'interpretazione a quel fatto che è accaduto. Vogliamo fare un altro esempio? Sui social, mamma Saura, mi è capitato anche di recente. Una persona scrive una frase, qualcun altro commenta sotto, però dando una personale interpretazione di questa frase. Facciamo un esempio sciocco che non è accaduto così come lo sto dicendo, ok? Ma così manteniamo anonimato, non usiamo i video per far sentire in colpa le persone, che la trovo una cosa assolutamente sgradevole. Scrivo: oggi sono andata a fare la spesa e ho comprato le pastine per il minestrone. Una persona legge e mi risponde: trovo assolutamente fuori contesto che tu stia attaccando le persone celiache. Al che lì capisco che qualcosa non è passato, perché la persona che ha scritto la prima frase è consapevole dell'intento che ci ha messo, che era semplicemente comunicare che era così felice di cucinare quel minestrone che gli ricorda la sua nonna, che adesso finalmente ha preso le pastine. La persona che ha risposto non sa tutto il prima, non ha tutte le informazioni per poter reagire ed esprimere un'opinione che sia sullo stesso livello comunicativo. Quindi quello che manca lo tira fuori dai suoi automatismi, è una sua interpretazione. La persona che risponde, probabilmente per i suoi motivi, per il suo bisogno di affermare una giustizia che sente scavalcata, però sta comunicando su un altro livello di significato. In quel caso, qual è il fatto? Perché su una cosa scritta può sembrare ancora un po' difficile. Ecco, qua ne veniamo fuori, ad esempio, se comunichiamo come noi ci sentiamo dinanzi un presunto fatto, senza interpretare. Questo è anche un meccanismo suggerito dalla comunicazione non violenta. Il fatto è, quindi, qui non c'è una telecamera che riprende, ma c'è il virgolettato. Tu hai scritto 2 punti, ho comprato le pastine per fare il minestrone, chiuse virgolette, questo è il fatto. Sostenere invece tu hai voluto attaccare le persone che le pastine non le possono mangiare è un'interpretazione. Su questo mi ci sono scontrata per altri tipi di argomenti proprio di recente, però nel momento in cui tu fai un'osservazione di questo tipo devi essere aperto o aperta affinché l'altra persona abbia la possibilità eventualmente di chiarificare il suo reale intento, ovvero non ci può essere uno scontro di opinioni sullo stesso livello in questo caso. Perché? Perché la persona che ha fatto un'azione sa con quale intento l'ha fatto. Quindi tu non puoi andare a presumere questo intento e addirittura a imporlo all'altra persona ritenendo di poter tu aver capito più di lei. Nel caso si tratti invece di un errore, una gaffe, cosa che può capitare, anche qui funziona molto meglio dire davanti a questa frase, virgolette, la frase è il fatto, chiuse virgolette, e riportata esattamente come scritta, io mi sono sentita in questo modo, quindi l'emozione che io ho provato per questi motivi. E allora lì dai la possibilità all'altra persona di chiarificare e tu però devi accettare che
puoi aver mal interpretato, oppure la persona può non essere stata assolutamente chiara, ma in questo caso non si va subito all'attacco, perché altrimenti quello che sempre capita è che poi per orgoglio c'è il rifiuto di riuscire a tornare indietro, a rischio di perdere la relazione. Facciamo ancora un altro esempio preso dalla vita quotidiana. Ad esempio, in una coppia uno dei due dice all'altro o all'altra: accidenti, abbiamo un sacco di lavatrici da fare. Stop. L'altra persona inveisce: e insomma, potresti anche metterle su te. Cosa vieni a dirmi, ad accusarmi che non faccio mai niente? Questa è un'interpretazione. Le interpretazioni si portano sempre dietro un gran carico emotivo, appunto, come abbiamo detto all'inizio, oppure un qualcosa a cui si è abituati, magari a casa della persona, nella famiglia di provenienza di questo membro della coppia, succedeva una cosa di questo tipo, dove si cercava di non comunicare bene, tirare frecciatine allo scopo di far sentire in colpa l'altro. Bene, questo modo di fare non funziona, porterà sempre pasticci ed è bene che impariamo a comunicare chiaramente cosa vogliamo dire e che cosa vogliamo chiedere all'altra persona, diventando quindi più consapevoli dei nostri bisogni. Qual era il fatto qui? Il fatto era di nuovo la persona che, virgolettato, diceva la frase all'altra, e la frase era: accidenti, abbiamo un sacco di lavatrici da fare. Che ci fosse un non detto qui è un'interpretazione, soprattutto se l'altra persona inizia un po' a arrabbiarsi, perché poi diventa faticoso andare su questo livello dove uno vuole comunicare semplicemente magari una preoccupazione per tutta questa mole di lavoro domestico, mentre l'altro o l'altra la vive come un'accusa, un dovevi farlo tu. Questa è un'interpretazione. Ma come si può fare per uscire da questa ambiguità? Numero 1. Stiamo da sole e da soli e facciamoci un po' di domande. Da sole e da soli perché? Perché siamo talmente stati purtroppo mal educati alla possibilità di sbagliare che l'abbiamo associata con un'umiliazione, con una perdita proprio della nostra dignità. E questo è molto molto male. Sul mio libro Introduzione alla teosofia ho dedicato un capitolo alla rinarrazione dell'errore. Ecco, con un sacco di auto-onestà intellettuale e direi anche emozionale, dobbiamo assolutamente desiderare di cercare questi nostri schemi e automatismi che partono in automatico, perché ce li abbiamo tutte e tutti, io compresa. Probabilmente l'ambito delle relazioni domestiche è quello dove è più facile trovarli, perché bene o male le coppie poi si tarano su questi meccanismi che tendono purtroppo a replicarsi fino a diventare veramente disfunzionali per la coppia stessa. Poi, posto che questo sarà il lavoro che ciascuna e ciascuno di noi farà per i fatti suoi, mettere in pratica subito la consapevolezza della distinzione tra i due concetti, quindi fatti e interpretazioni. L'altra persona voleva veramente accusarmi? L'altra persona voleva veramente dire quello che io credo? Perché ho pensato subito a questa interpretazione? Potrebbero esserci altre interpretazioni e se non lo so, perché non lo chiedo? Quindi potrebbe capitare, soprattutto all'inizio, che ritorniamo nella nostra interpretazione. Abbiamo un sacco di lavatrici da fare. Perché mi devi accusare che non faccio mai le lavatrici? L'altra persona, immagino, risponderà: io non volevo dire questo. Qui noi dobbiamo addestrarci a mettere uno stop. Possiamo chiedere all'altra persona: con quale intento tu mi hai detto questa cosa? Cosa stavi pensando mentre lo dicevi? Cosa stavi pensando mentre lo scrivevi? Questo, se noi teniamo alla relazione con l'altra persona, è qualcosa di assolutamente necessario, compreso lasciare lo spazio perché l'altra persona dica chiaramente il suo intento.
Una domanda che io avevo fatto al mio coach di CNV all'epoca: ma se la persona mente perché non ha il coraggio di dire quali erano i suoi intenti reali? Perché a volte anche capita che la persona molla lì la frecciatina, tu la sgami e l'altro nega perché non ha voglia poi di stare nel conflitto. Se è questo il caso, il mio coach mi insegnava: va lasciata la possibilità all'altra persona di dire che cosa intendeva. E se dice: ah, ma io non ho fatto niente, allora si sposta semmai la comunicazione su un altro livello. Dobbiamo imparare a comunicare esplicitamente e non implicitamente. In questo caso però bisogna essere ben a contatto con i nostri bisogni. E noi sappiamo quali bisogni ci muovono quando proviamo determinate emozioni? Ma nel caso avessimo sbagliato noi interpretazione, siamo disposte e disposti a lasciare all'altra persona lo spazio per poterle chiarire, perché questo è fondamentale. Altrimenti, se questo non accade, che cosa significa? Significa che forse noi stiamo tentando di attribuire a chi abbiamo davanti il ruolo che noi vogliamo per lui barra lei barra they. E quindi non siamo in una relazione che presuppone la salvaguardia dello spazio, dell'alterità dell'altra persona, ma siamo in una recitazione di un copione. Quale copione? Il nostro, quello probabilmente proveniente dalla nostra vita e dalle situazioni, le storie difficili, se non traumatiche, che abbiamo vissuto, che cerchiamo di far ripetere per cercare di cambiarci il finale. Il problema è che non funzionerà mai, perché se l'altra persona giustamente non vuole, e questo mi viene da dire è sano, essere racchiusa in quel ruolo, metterà il suo confine e noi qui riusciremo probabilmente di testa come le persone che credono di sapere meglio di te quali erano i tuoi intenti nel fare le cose. Nel ricordarti che puoi anche iscriverti alla mia newsletter di Teosofia e Spiritualità Radicata e trovi il link in descrizione, quello che ti suggerisco è per i prossimi giorni di provare ad allenarti a distinguere fatti da interpretazioni e se dovessi fare difficoltà puoi sempre provare a fare una descrizione in un commento a questo video e io ti posso rispondere provando a darti una mano. Attenzione a non cadere in questa trappola. Migliora le tue relazioni, migliora te stessa e te stesso, distingui fatti da interpretazioni. Spero di vederti tra gli iscritti del mio canale, ci vediamo al prossimo video!